C'è un anello di metallo grigio, sepolto a 100 metri di profondità, sotto il confine tra Francia e Svizzera. Se questo anello dovesse improvvisamente riscaldarsi anche solo di una manciata di gradi, l'energia rilasciata farebbe esplodere la macchina più grande mai costruita dall'uomo con la forza di 0,5 tonnellata di tritolo. Eppure, finché rimane freddo, questo materiale compie una magia che sfida la nostra logica quotidiana. Stiamo parlando dell'elemento 41 della tavola periodica, il niobio. A occhio nudo sembra un banale pezzo di ferro opaco. Non brilla come l'oro, non conduce bene come il rame. Per oltre un secolo dalla sua scoperta, nessuno sapeva esattamente cosa farne. Ma la vera natura delle cose non si rivela mai in superficie. Per capire il suo segreto, dobbiamo rimpicciolirci. Molto. Benvenuto dentro un cristallo di niobio a temperatura ambiente. Quella che vedi è una struttura geometrica perfetta, un reticolo a forma di cubo. Ogni atomo dorato è circondato da altri 8 atomi. Ma guarda bene, non sono fermi. Stanno vibrando violentemente. Il calore non è altro che questo: agitazione meccanica. Un terremoto microscopico e incessante. Ora, proviamo a far passare della corrente elettrica. Inseriamo un flusso di elettroni. Guarda cosa succede. Questi minuscoli proiettili azzurri cercano di attraversare il reticolo, ma gli atomi dorati vibrano così tanto che bloccano la strada. Gli elettroni sbattono, rimbalzano, deviano. Ogni singolo scontro genera attrito, disperdendo energia sotto forma di calore. Questa è la resistenza elettrica. È una tassa inesorabile che paghiamo su ogni singolo cavo del pianeta Terra. Dal caricabatterie del tuo telefono alle centrali nucleari, l'energia viene sprecata semplicemente per viaggiare. Ma cosa succede se a questo reticolo togliamo l'energia? Cosa succede se spingiamo il niobio sull'orlo del vuoto assoluto? Preparati, perché le leggi della fisica stanno per rompersi. Stiamo abbassando la temperatura. Meno 100 gradi Celsius, meno 200, meno 250. Ci stiamo avvicinando allo zero assoluto, il limite invalicabile dell'universo. Guarda il reticolo ora. Il terremoto si sta placando. Gli atomi dorati rallentano la loro danza frenetica. Le vibrazioni, che i fisici chiamano fononi, stanno svanendo nel silenzio totale. 9,2 gradi Kelvin, meno 263,8 gradi Celsius. È una temperatura così estrema che persino lo spazio interstellare è più caldo. In questo stato di quiete quasi perfetta, la resistenza elettrica dovrebbe semplicemente essere molto bassa. Ma la natura non ama le soluzioni semplici. Sta per accadere qualcosa di completamente controintuitivo. Osserva attentamente un singolo elettrone azzurro che attraversa questo reticolo congelato. L'elettrone ha una carica negativa. Gli atomi del reticolo hanno una carica positiva. Mentre l'elettrone sfreccia, attira leggermente a sé gli atomi dorati circostanti. Crea un avvallamento, una minuscola scia gravitazionale nel tessuto stesso del materiale. L'elettrone se ne va, ma per una frazione infinitesimale di secondo, quella zona del reticolo rimane schiacciata. È diventata una tasca di carica positiva concentrata. E questa scia invisibile sta per compiere il miracolo più assurdo della meccanica quantistica. Sta per trasformare due nemici giurati in alleati inseparabili. In condizioni normali, due elettroni si odiano. Entrambi negativi si respingono con violenza. È una legge fondamentale dell'universo. Ma guarda cosa succede ora. Un secondo elettrone entra in scena. Sente quell'avvallamento positivo lasciato dal primo elettrone. E invece di fuggire, viene risucchiato verso di esso. La repulsione elettromagnetica è stata sconfitta.
Hai appena assistito alla nascita di una coppia di Cooper. 2 elettroni uniti attraverso le vibrazioni del reticolo. In questo preciso istante smettono di essere 2 particelle separate. Fondono le loro identità. Diventano un'unica entità quantistica, un bosone. E i bosoni hanno un superpotere che i singoli elettroni non possiedono. I singoli elettroni sono territoriali, non possono occupare lo stesso spazio. Ma le coppie di Cooper non hanno questo limite. Possono sovrapporsi, possono fondersi. All'improvviso, milioni, miliardi di queste coppie si formano in tutto il metallo e non si muovono più a caso. Iniziano a sincronizzarsi, tutte, nello stesso esatto istante. È come se 1 miliardo di persone in una piazza caotica iniziassero improvvisamente a muoversi con la stessa esatta coreografia, senza mai scontrarsi. L'intero sciame di elettroni collassa in un unico, gigantesco stato quantistico. Un condensato. Non sono più miliardi di particelle. Dal punto di vista della fisica, sono diventati un'unica, colossale superparticella, poiché ora si muovono come un'onda perfetta e indivisibile, non possono più sbattere contro gli atomi del reticolo. L'attrito sparisce. La resistenza elettrica non diminuisce semplicemente, svanisce del tutto, crolla a zero, zero assoluto. Hai appena assistito al momento esatto in cui un pezzo di metallo diventa un superconduttore. Fermati un attimo. Pensa a cosa significa la parola zero. Non significa quasi niente. Se inneschi una corrente elettrica in un anello di niobio superconduttore oggi e torni a controllarlo tra 1 miliardo di anni, quella corrente starà ancora girando, intatta, senza aver perso un singolo elettrone. È un moto perpetuo reso realtà, ma la mancanza di resistenza è solo metà della storia. Quando il niobio attraversa questa transizione quantistica, diventa intollerante verso il mondo esterno. Immagina di avvicinare un magnete potente a questo superconduttore. Invece di lasciarsi penetrare dalle forze magnetiche, il condensato quantistico reagisce con una violenza inaudita. Genera istantaneamente una corrente elettrica sulla sua superficie. Questa corrente crea un campo magnetico speculare che espelle fisicamente le linee di forza. È il famoso effetto Meissner. Il risultato visibile? Il magnete viene respinto con una forza tale da rimanere sospeso a mezz'aria. Levitazione quantistica, intrappolata nel ghiaccio. C'è però un problema enorme. Le coppie di Cooper sono fragili. Basta un po' di calore, una vibrazione di troppo per spezzare il legame e distruggere il miracolo. Come fa questo stato a sopravvivere? La risposta è una trincea invisibile chiamata gap energetico, una barriera che protegge l'intero sistema dal caos esterno. Per rompere una singola coppia di Cooper nel niobio serve una quantità di energia ben precisa, 3,05 millielectronvolt. Se il calore ambientale non raggiunge quella soglia esatta, le coppie ignorano semplicemente il disturbo. Il condensato è blindato. Ecco perché, finché manteniamo il gelo estremo, la superconduttività è indistruttibile. Tutto questo potrebbe sembrarti un affascinante trucco da laboratorio, una bizzarria quantistica confinata in fiale di elio liquido. Ma la verità è che senza questa specifica transizione di fase, senza l'elemento 41, il nostro mondo moderno collasserebbe. Questa danza microscopica è il cuore pulsante delle macchine più estreme mai concepite dall'umanità. Torniamo a quel tunnel sotterraneo, il Large Hadron Collider del CERN. Per piegare la traiettoria di protoni che viaggiano quasi alla velocità della luce, servono campi magnetici mostruosi. Se usassimo cavi di rame normali, il calore generato fonderebbe l'intera struttura in pochi secondi.
La soluzione? 1232 magneti in lega di niobio e titanio. Ma non devi andare in Svizzera per incontrare il niobio. Se hai mai fatto una risonanza magnetica in ospedale, sei entrato in una macchina alimentata da questo stesso miracolo. I filamenti superconduttori generano un campo magnetico così stabile e potente da allineare l'acqua nel tuo corpo. Sei stato letteralmente immerso in un condensato quantistico. E c'è di più. I computer quantistici di IBM e Google, i cervelli artificiali del futuro, non usano transistor di silicio. Usano qualcosa chiamato giunzione Josephson. 2 blocchi di niobio superconduttore separati da una barriera spessa pochi atomi. Le coppie di Cooper attraversano questa barriera teletrasportandosi. È così che calcoliamo l'incalcolabile. Ma l'ironia più grande della scienza moderna si trova in Francia, nel reattore a fusione ITER. L'obiettivo è creare una stella artificiale. 150 milioni di gradi. Come contieni una temperatura del genere senza fondere la Terra? Con una gabbia magnetica. Una gabbia costruita con enormi bobine di niobio, raffreddate a meno 268 gradi. Pensaci. Per controllare la forza più calda dell'universo, dipendiamo dal materiale più freddo possibile. Il ghiaccio quantistico che trattiene il fuoco cosmico. È un capolavoro ingegneristico, ma porta con sé una maledizione formidabile. Raffreddare tonnellate di metallo vicino allo zero assoluto costa un'infinità di energia. E se potessimo liberarci di questo limite? Il niobio è il re indiscusso, ma ha bisogno del gelo. Da decenni, i fisici di tutto il mondo inseguono il santo graal della scienza dei materiali, la superconduttività a temperatura ambiente. Un materiale che perda ogni resistenza elettrica non nel vuoto spaziale, ma qui, sulla scrivania di casa tua, in una normale giornata di sole. Nel 2019 i ricercatori hanno raggiunto un traguardo storico. Hanno creato un superconduttore a meno 23 gradi Celsius, quasi temperatura ambiente. Ma per forzare le coppie di Cooper a sopravvivere al calore, hanno dovuto schiacciare il materiale tra 2 diamanti, applicando una pressione 1,5 milioni di volte superiore a quella dell'atmosfera terrestre. È impraticabile per il mondo reale, ma prova a immaginare se ci riuscissimo a pressione normale. Immagina una rete elettrica globale senza alcuna perdita di energia. Città illuminate da correnti eterne. Treni a levitazione magnetica, silenziosi e velocissimi. Computer quantistici nei nostri telefoni. Chiunque risolverà questo enigma cambierà la traiettoria dell'intera specie umana. Fino a quel giorno, il nostro ponte verso il futuro rimane ancorato a quel metallo grigio scoperto 2 secoli fa, l'elemento 41. Un reticolo di atomi che aspetta solo di essere congelato per rivelare la vera natura dell'universo. Una natura dove il caos si ferma, la resistenza scompare e la luce viaggia senza alcun ostacolo. La prossima volta che guardi un cavo elettrico o accendi un interruttore, pensa a quegli elettroni che lottano contro il caos, sprecando calore in ogni millimetro del loro viaggio. E poi pensa al silenzio perfetto del niobio, a quel fiume di luce quantistica che scorre nell'oscurità assoluta, reggendo il peso delle nostre più grandi ambizioni. Io sono Renderium, e questa era la sinfonia quantistica del freddo assoluto. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te. Il prossimo viaggio ti aspetta.